Bentornati a Sendit. Oggi voglio parlarvi di questa sacca per trasporto carabina, anzi carabine, perché ce ne vanno addirittura due, versione morbida, diciamo così, della CV Life. Allora, quando mi reco in poligono, almeno personalmente, punto sempre alla praticità e alla comodità negli spostamenti, soprattutto quando vado ad effettuare ad esempio delle gare dove non si ha poi tantissimo tempo ad esempio per spostarsi da uno stage all'altro, ma anche semplicemente quando vado per allenarmi o per divertirmi in poligono. Non sempre prediligo utilizzare dei case rigidi in quanto ritengo siano molto più utili per quanto riguarda trasferte, ad esempio viaggi abbastanza lunghi dove dobbiamo stoccare appunto le nostre carabine per parecchio tempo, magari sotto a tante altre valigie, bagagli e cose del genere. Per quanto riguarda l'utilizzo invece un po' più veloce, diciamo così, in poligono, un po' più comodo, preferisco molto utilizzare le sacche morbide. Oggi vi voglio parlare di questa che ci propone la CV Life perché ritengo che sia davvero un prodotto molto ma molto valido. Ed eccola qua la nostra sacca trasporto carabine della CV Life. Mi è arrivata in questa bellissima colorazione verde militare, come vedete è appena arrivata, proprio non l'ho ancora aperta io stesso. Vi dico subito che questa è la versione da 42 pollici, cioè circa 106 cm, che sarà perfetta per il trasporto della mia carabina R15 in versione DMR, quindi 18 pollici, ma andrà sicuramente bene anche per trasportare il Ruger in 308, in quanto avendo il calcio ripiegabile c'entra sicuramente senza nessun problema. E come vi dicevo prima nella intro, questa sacca permette di portare addirittura ben due carabine. Per quanto riguarda la resistenza ve lo dico subito, questa sacca è realizzata in poliestere 600 denari, quindi molto molto robusta. Già al tocco in effetti ci rendiamo conto che i materiali sono diciamo robusti, adeguati al lavoro che dovrà fare, tant'è vero che il suo peso è circa 1,9 kg, quindi il materiale c'è. Andiamo a vederla insieme e ad analizzarla un po' nelle tutte le sue peculiarità. Allora, come vedete qua davanti abbiamo intanto due pad con gli attacchi molle. Gli attacchi molle sono uno standard militare, diciamo così, che permette di attaccare e staccare a piacimento tasche di tutti i tipi, quindi troverete sul mercato anche nell'ambito soft tire tasche di tutte le forme e tipi che potrete aggiungere se avete bisogno appunto di portare ulteriori materiali con voi, quindi ne potrete diciamo mettere o togliere quelle che vi servono. Altrimenti ovviamente questi passanti sono comodi anche per poterci agganciare appunto dei ganci per ad esempio agganciarci al volo la cuffia da poligono o altre cose. Abbiamo qui davanti tre belle tasche, andiamo a vederle. Tutte hanno questo aggancio e sgancio rapido regolabile in lunghezza, con sicurezza ulteriore in strap. Come vedete le tasche sono molto ampie e quindi ci andrà sicuramente praticamente tutto quello che può servirci in poligono. Quella centrale addirittura doppia, quindi ancora più grande, quindi ad esempio qua la cuffia ci va senza nessun problema, oppure potremmo stiparci ad esempio le munizioni o quello che ci portiamo. E qua abbiamo una gemella di quella che abbiamo visto qui a destra, identica, anche questa bella capiente, quindi già di suo ha tre tasche anteriori molto grandi. Notate subito che ci sono anche delle fibbie che permettono di stringere o allargare la sacca in base a quello che noi porteremo dentro, quindi se la vogliamo un po' più compatta potremo stringerla, altrimenti allargarla in caso dovessimo trasportare ad esempio due carabine. Notate qui che ci sono dei rinforzi con cuciture a X e dei rinforzi quadrati, proprio perché le maniglie sono diciamo realizzate in modo che possano sopportare senza nessun problema il peso di tutto quello che ci mettiamo dentro. Qua davanti vedete che c'è anche una bella patch americana nella stessa colorazione OD, diciamo verde militare, molto carina, ma ad esempio guardate come ci sta bene una bella patch italiana. Ok?
e spero che Trump non si arrabbi per questo. Come vedete, le maniglie sopra per il trasporto hanno anche l'accessorio, adesso non so come chiamarlo, praticamente, che permette, unendolo con lo strap, di rendere, diciamo, più agevole il trasporto. Qua davanti, non vi ho detto, ci sono ulteriori 2 tasche a zip, anche queste molto profonde, quindi abbiamo davvero un sacco di spazio già dove mettere le cose che vorremmo portare. Ora apriamo quindi le maniglie e passiamo alla prima tasca anteriore, perché questa che vedete qui è a sua volta una tasca. Eccola qua, guardate che bella, rinforzata, bella morbida, e qua dentro ci sono anche qui altre 2 tasche a strap, dove ad esempio potremmo portare documenti, il notepad, qualsiasi altra cosa che ci serva appunto in poligono, oppure a metterci ad esempio il bipiede, l'ottica, la strumentazione elettronica che utilizziamo in poligono. Sicuramente io potrò metterci anche lo spotter, il mio piccolo spotter che utilizzo sempre. Ci va davvero tanta roba. Le chiusure lampo sono dotate di questi laccetti che permettono molto più facilmente con il paracord di muoverle, di movimentarle, diciamo, in modo più semplice, e hanno tutte sopra, non so se si vede, gli anelli che combaciano con quelli dell'altra zip e permettono quindi l'applicazione ad esempio di un eventuale lucchetto in caso volessimo, diciamo, una maggior sicurezza nel momento in cui ci allontaniamo dalla sacca. Possiamo applicare quindi dei lucchetti e chiudere, diciamo, in modo più sicuro appunto le zip, oppure semplicemente, se vogliamo essere sicuri che non si possano aprire, diciamo, per qualche motivo da sole, magari durante il trasporto, anche se abbiamo i paracord che permettono ad esempio di legarli insieme, e quindi, diciamo, il problema si risolverebbe anche così. Andiamo a vedere la parte principale, quella che ci interessa di più, che è quella che andrà a contenere le nostre carabine. Tac, guardate che roba. Allora, molto bella, imbottita, c'è del materiale morbido all'interno, eccolo qua, un separé morbido che fa sì che le 2 carabine siano separate e non possano graffiarsi, diciamo, una con l'altra, in quanto c'è appunto questo separatore morbido. Come vedete abbiamo queste tasche belle con cuciture rinforzate, i materiali sono davvero molto buoni, si sente proprio al tocco. È una sacca studiata appunto per un utilizzo da campo. Abbiamo poi queste grandi fasce a strap che permetteranno quindi di assicurare la nostra carabina in modo assolutamente perfetto, e lo stesso ovviamente vale dall'altra parte, stessa cosa. Quindi le nostre 2 carabine, ammesso che ne vogliamo portare 2, saranno assolutamente ben stipate. Dopo prendiamo la mia, ce la mettiamo, così vedete un po' come si presenta. Intanto voglio farvi vedere un'altra cosa davvero carina, molto utile soprattutto. Andiamo dietro, tac. Allora, dietro, come vedete, c'è un'altra zip. Si tratta di una tasca, diciamo così, aggiuntiva, che però non è una vera tasca, ma è un contenitore, diciamo così, che una volta aperto permette di sfilare delle bretelle, diciamo così, da trasporto. Ora, queste bretelle hanno delle imbottiture molto robuste, vedete sotto c'è anche una parte, diciamo, traspirante, quella che va a contatto con il corpo, e ovviamente hanno anche la cintina per fissarla in vita. Ci sono anche questi anelletti che permettono l'aggancio a sua volta di, non so, le chiavi della macchina, qualsiasi altra cosa vogliamo portare con noi in modo sicuro. Questa cosa mi piace molto perché portare la borsa a mano, magari con 2 carabine, tutti i materiali e le munizioni, l'ottica e quant'altro, può essere abbastanza scomodo, ma soprattutto se vogliamo trasportarla per un certo percorso, magari neanche troppo comodo. In tanti poligoni bisogna fare dei percorsi sterrati, ma anche semplicemente
dove ultimamente ho fatto la gara di MR, per spostarsi da un punto a un altro c'era, diciamo, una certa distanza e non si aveva neanche troppo tempo, in quanto i stage, diciamo, si susseguono con dei tempi ben prefissati. Quindi poter prendere questa, metterla a zaino e magari in mano utilizzare, non so, il cellulare oppure qualche altra cosa, è sicuramente molto comodo, senza contare che tutto il peso viene scaricato, diciamo, sulla schiena, non tutto sul braccio o sulla spalla, e quindi sicuramente più comodo. E questo mi piace molto perché, come vedete, una volta che non ci servono, non rimangono a penzoloni in giro come succede con altri tipi di sacche, ma invece hanno studiato questo sistema che le fa scomparire, ecco qua, e quindi la sacca torna a essere una comune sacca da trasporto con le classiche maniglie. Ripeto, studiata molto molto bene, materiali molto robusti. È disponibile in varie colorazioni: verde militare, nera, se non sbaglio anche color desert, forse anche un altro colore, adesso non me lo ricordo. Andatela a vedere sul sito, tanto dopo vi metterò sotto il link, se volete andarvela a vedere, ci sono poi tutte le caratteristiche tecniche. Adesso prendo la mia carabina, ce la mettiamo così vediamo un po' come si presenta e come si comporta con la carabina dentro. Ed eccola qui la mia Ruger MPR 556 in versione 223 o 556 se vogliamo. Non vi ho detto prima che questa sacca la trovate anche in altre due misure, c'è la versione più lunga e la versione più corta, e quindi in base al tipo di carabina che voi dobbiate portare, magari una versione corta un po' tipo assalto, o forse una un po' più lunga, quindi magari un bolt action che non abbia il calcio ripiegabile. Quindi le trovate di tutte le misure. Vediamo come ci va dentro il nostro 556. Allora, ecco qua, come vedete, qua abbiamo gli strap, ci sono anche i piccoli gel, io ci li lascio sempre perché sono comodi, fanno sì che non si crei umidità all'interno in caso il fucile rimanga magari parecchio tempo all'interno della confezione, quindi meglio che ci siano. Come vedete, per la lunghezza della mia carabina è perfetta, magari la mettiamo sotto sopra così, perfetto. La vado a fissare con gli strap, faccio così rimane proprio ben ferma, bloccata, tac, ottimo. C'è la sua imbottitura, qua potrei mettercene un'altra, se non ce la metto ovviamente qua potrei metterci qualsiasi altra cosa che mi possa servire in poligono. Ci sono anche queste due taschette che potrei utilizzare ad esempio per metterci la sandbag, non lo so, quello che vi viene in mente, quello che portate voi in poligono. Qua ci va sicuramente tutto. Che facciamo adesso? La proviamo direttamente in poligono. Ebbene, avete visto come sia stato assolutamente comodo il trasporto di tutta la mia attrezzatura qua direttamente in poligono. Vi dico tranquillamente che se anche dovessi fare dei chilometri con questa sacca diciamo dietro le spalle in questo modo, sarebbe assolutamente comodo, diciamo, il trasporto della mia attrezzatura, in quanto si comporta praticamente un po' come uno zaino da trekking. Su questa magnifica sacca da trasporto per carabine della CV Life non ho molto altro da dirvi, se non andate a vedere nel link che vi metterò sotto la descrizione le sue caratteristiche. Se vi interessa vi ricordo che sopra le 30 euro la spedizione dalla CV Life è gratuita. Personalmente non posso che approvare questo prodotto perché è davvero molto robusto, ovviamente da oggi lo comincerò ad utilizzarlo io stesso per la mia carabina in 223. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qua su Send It.